Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi Bold Lips perché parliamo di fotografia, o meglio di come poter trasformare una foto tra virgolette mediocre, normale, niente di speciale in qualcosa degna di essere pubblicata sul vostro profilo Instagram, perché ebbene sì, Instagram è un'applicazione su base fotografica, quindi le foto devono essere bellissime per poter catturare l'attenzione degli utenti. Io non sono molto esperta di fotografia e proprio per questo mi affido tantissimo a delle applicazioni che con qualche trucchetto mi permettono di trasformare la foto in veramente eccezionale. Questa applicazione di cui parleremo oggi si chiama VSO ed è l'applicazione che io consiglio sempre durante i miei corsi e a tutti i miei clienti, proprio perché è semplice da utilizzare anche nella versione gratuita, ha tutte le funzionalità di cui abbiamo bisogno e ha qualche funzionalità che ci permette di risparmiare tempo proprio sull'editing fotografico, perché diciamocelo, non abbiamo tutti il tempo e anche la passione di metterci lì e stare 50 minuti su l'editing di una foto, quindi non vi preoccupate, I got you cover. E oggi vediamo come io utilizzo VSO, ma come voi potete utilizzare VSO da questo momento in avanti anche nella versione gratuita. Piccola postilla, io ho acquistato la versione a pagamento perché avevo bisogno di poter editare anche dei mini video e volevo avere accesso a molti più filtri fotografici, ma come ho detto voi potete utilizzare tranquillamente per iniziare la versione gratuita. Io l'ho utilizzata per anni senza aver avuto nessuna necessità. E la cosa bella di VSO è che voi potete acquistare a pochissimo, perché dei preset valgono da l'1 € ai 7 €, comunque una cifra assolutamente abbordabile, e voi potete acquistare appunto questi pacchetti di filtri, quelli che vi piacciono di più. Ci sono le varie organizzazioni tematiche nella loro galleria e potete eventualmente, se non vi piacciono quelli gratuiti, acquistarne solamente uno che poi sarà, diciamo, il preset che vi rappresenta. Un consiglio prima di iniziare a vedere la foto è: scegliete 1-2 filtri fotografici che saranno quelli che utilizzerete in modo consistente sul vostro profilo. Utilizzare 1-2 filtri fotografici vi aiuterà a avere un profilo coerente, quindi un'uniformità nelle varie immagini che andate a pubblicare. Quindi anche per questo VSO è fantastica, perché appunto scegliendo un preset anche a pagamento solitamente all'interno avete 4 o 5 filtri fotografici diversi, e potendo scegliere tra la stessa famiglia, diciamo, siete coperti da qualsiasi possibile sbaglio. Prendiamo il nostro cellulare e l'applicazione da scaricare è appunto VSO. È un'applicazione, come ho detto prima, gratuita, quindi potete trovarla sia sull'App Store che su Google Play. Qui ovviamente io la utilizzo da tantissimo tempo, quindi ho già creato il mio account e ho già inserito parecchie foto. Se voi l'avete scaricata per la prima volta, appunto dovrete creare un account, anche questa volta è gratuito, e poi caricare le vostre foto che volete editare. Se avete bisogno di maggiori dettagli o maggiore guida, sul mio blog, che vi lascio linkato qui di sotto in description box, ho creato una guida proprio step by step per creare un account su VSO e per editare la foto, quindi trovate tutte le informazioni qui sotto in description. Allora, partiamo appunto da caricare la foto che vogliamo caricare. Qui in alto a destra abbiamo questo più che va direttamente a pescare le foto nella nostra galleria. Sotto abbiamo le foto, automaticamente ci vengono aperte la casella All, quindi tutte le nostre foto, penso che in italiano sia rullino fotografico, e poi qui sopra vediamo appunto anche i vari album fotografici che abbiamo creato. Ecco, un altro consiglio che posso darvi è: se fate appunto delle foto per i vostri profili social, per il vostro profilo Instagram o blog, un consiglio sarebbe quello di raccogliere tutte le foto all'interno di un album fotografico. In questo modo potete recuperarle molto più facilmente. Comunque, in alto abbiamo appunto immagini o video. E i video si possono modificare solamente con la modalità a pagamento e il processo è uguale, quindi non c'è bisogno che ve lo faccia vedere. Comunque scegliamo la nostra foto cliccandoci sopra e poi facciamo importa.
La foto verrà appunto importata all'interno dell'applicazione e per modificarla dobbiamo cliccare su questa seconda icona qua in basso con le lineette con i puntini. Ecco qua, siamo entrati nella sezione editing fotografico. Quello che lui ci propone in prima battuta è quella di scegliere appunto il filtro fotografico. Io personalmente vi faccio fare uno step intermedio prima, perché prendiamo in considerazione il fatto che non siamo delle persone bravissime a scattare fotografie, quindi questa foto potrebbe avere bisogno di alcune regolazioni, per esempio magari la luminosità, il focus, la nitidezza dei dettagli e via dicendo, anche la quadratura dell'immagine, ok? Quindi riclicchiamo di nuovo sulla seconda icona nel menu in basso, che è la stessa su cui abbiamo cliccato prima, e entriamo in quello che è il classico editing fotografico. A questo punto appunto possiamo fare le nostre regolazioni di esposizione, contrasto, aggiustamento, nitidezza, la tonalità del bianco e via dicendo. In questa foto per esempio la prima cosa che faccio è cercare di quadrarla, e cerco di quadrarla per quello che è l'immagine di Instagram, non quella quadrata ma quella leggermente più verticale, che è 4 quinti. Quindi in questo caso cerco appunto di quadrarla per renderla un po' più uniforme. A questo punto magari scelgo di aumentare un pelino l'esposizione, un pelino magari il contrasto. Cercate sempre di fare delle modifiche molto piccole. Io solitamente sto sullo 0,5, 1, 1,5 massimo, proprio perché altrimenti la foto si distorce troppo, quindi comunque cercare di stare su minime regolazioni. Dopodiché questa è una foto di cibo, quindi magari voglio aumentare un po' la nitidezza dei dettagli. Ecco qua, vedete come la nitidezza sulle foglie cambia, però se la portassi così in alto sembrerebbero quasi finte, e quindi comunque io resto sullo 0,5-0,6. Ok, poi un'altra cosa interessante è per esempio il bilanciamento del bianco. Il bilanciamento del bianco ci aiuta a rendere un'immagine più fredda, quindi più su una tonalità blu, o più calda su una tonalità gialla. Questo dipenderà ovviamente a seconda di quello che è il mood del vostro profilo Instagram, per esempio del vostro blog. Personalmente amo tantissimo le immagini a temperature fredde, però uno studio ha verificato che le immagini a tonalità calde vengono più apprezzate dagli utenti in generale, quindi a seconda della tipologia di foto cerco di spostarmi o verso il più caldo, vedete che aumenta le tonalità gialle, oppure verso il più freddo. Questo, essendo un'immagine di cibo e quindi qualcosa di comfort, mi sposto leggermente sulla parte gialla, però ancora una volta di pochi centesimi, ok? Quindi per esempio qui 0,5 o 0,4 va benissimo. Una volta fatto tutte le nostre modifiche, torniamo all'icona precedente, che è quella appunto dei filtri, e qui possiamo applicare il filtro che preferiamo e che abbiamo magari precedentemente scelto, ok? Per capire quali filtri ci piacciono basta semplicemente provarli, quindi applicarle uno alla volta e vedere quello che ci rispecchia maggiormente. Sicuramente quello che vi consiglio di fare è poi dopo appunto di ricordarvi il filtro che avete utilizzato e cercare di utilizzare sempre lo stesso. Per esempio io molto spesso mi piace utilizzare questo A3, però vedete che è un filtro molto forte, ok? Che ha cambiato moltissimo il risultato dell'immagine. Lo vediamo proprio cliccando, tenendo il dito pigiato sullo schermo qui dove c'è l'immagine, possiamo vedere la differenza tra il primo e il dopo, e questa è una bella differenza. Quindi quello che faccio, una volta avendo applicato il filtro, è ricliccare sull'iconcina del filtro e appare appunto la barra di intensità, e non lo tengo mai, per qualsiasi filtro sia, non lo tengo mai al massimo, ma lo porto almeno alla metà, se non anche più in basso. Questo, come ho detto prima, è un filtro molto forte, quindi tendo anche a metterlo semplicemente a 3.
Ancora una volta, cliccando sull'immagine vediamo la differenza, che sì, è presente, però non ha neanche stravolto l'immagine. Ok, adesso la nostra immagine è pronta, possiamo salvarla, esportarla sul nostro rullino fotografico e utilizzarla sul nostro blog, sul nostro Instagram, eccetera. La cosa che però vi consiglio di fare è quella di salvare la vostra ricetta, ovvero salvare tutte queste impostazioni che voi avete applicato alla vostra foto. Perché salvarla? Perché in questo modo, la volta che andrete a rieditare una seconda foto, voi potrete applicare direttamente tutte queste impostazioni in un semplice clic e questo vi fa risparmiare tantissimo tempo. Adesso vediamo come fare. Una volta create tutte le impostazioni, andate sulla terza icona nella barra in basso, che è praticamente il puntino con la freccina attorno, e qui si possono salvare le ricette. Nella versione gratuita si può salvare una sola ricetta, in quella a pagamento molte di più. Comunque il procedimento è lo stesso. Per salvare la ricetta basta cliccare su il più qua sotto, vicino nella seconda barra, e praticamente lui vi salverà automaticamente la vostra ricetta e qui vedrete tutte le impostazioni applicate. Ok, quindi abbiamo il filtro A3, un'esposizione di 0.7, un contrasto di 0.4 e via dicendo. A questo punto possiamo appunto salvare l'immagine, la ritroviamo all'interno della galleria nell'applicazione, quindi dobbiamo esportarla. Per esportarla dobbiamo cliccare i tre puntini in basso a destra, cliccare salva sul rullino fotografico o save to camera roll e poi utilizzare sempre ovviamente actual size. In questo modo manterremo la dimensione più grande dell'immagine senza andarla a disturbare. Ed ecco, l'abbiamo salvata e l'abbiamo disponibile sul nostro rullino. Ora quello che possiamo fare è andare a editare una seconda foto utilizzando la stessa ricetta. Come fare? Riclicchiamo su il più in alto a destra, che ci riporta appunto all'interno del nostro rullino fotografico. Come vedete adesso della prima immagine ne abbiamo due versioni, perché abbiamo quella originale e quella editata. Carichiamo la seconda immagine che vogliamo editare e facciamo lo stesso processo, quindi per editarla clicchiamo sulla seconda icona in basso, nella barra in basso, e a questo punto invece di andare a modificare step by step l'esposizione, il contrasto eccetera, andiamo direttamente nel menu della ricetta, che vi ricordo essere la terza icona nel menu in basso, e clicchiamo appunto sulla ricetta che abbiamo precedentemente salvato. In questo modo tutte le stesse impostazioni ci vengono riapplicate automaticamente sull'immagine, che come vediamo è cambiata. Ora, quando si tratta di un'immagine dello stesso oggetto e quindi fatta nello stesso momento, con la stessa luce naturale, nello stesso ambiente e via dicendo, potete semplicemente applicare la ricetta, salvare l'immagine ed esportarla, perché probabilmente appunto il settaggio naturale della foto originale è lo stesso. Quando però modificate immagini fatte in giornate diverse, in luoghi diversi, ci può essere una differenza appunto di esposizione, di colore, di soggetto e via dicendo. Quindi potreste aver bisogno di riandare a modificare l'esposizione o il contrasto e via dicendo. Come fare? Partendo proprio da questa lista di impostazioni che voi avete applicato adesso applicando la ricetta, potete cliccare al di sopra e andare a rigestire l'esposizione, quindi a abbassarla o ad alzarla. Ok? Questa modifica ovviamente verrà applicata unicamente all'immagine che stiamo modificando adesso e non alla ricetta originale, che quella rimane invariata, a meno che noi non decidiamo di cancellarla e di salvarla nuovamente. Ok, una volta rieditata la nostra foto, di nuovo la salviamo e la esportiamo sulla nostra macchina fotografica, cioè sul nostro rullino fotografico. Spero che questo mini tutorial vi sia stato utile, vi sia utile in futuro per editare le vostre fotografie. Vi ricordo appunto che c'è il tutorial step by step sul mio blog, che trovate linkato qui sotto, quindi se avete bisogno di ulteriore guida
andate a leggere quello. Io vi chiedo di mettere thumbs up a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi se non lo siete e di condividerlo se volete condividerlo, e noi ci vediamo domenica prossima con un altro video.